Dopo 2 orette di volo verso Amsterdam e dopo 10 interminabili ore di volo intercontinentale, finalmente siamo arrivati a Vancouver. Il primo impatto che ho avuto con questa città è stato questo. Vi spiego il perché. Dall'aeroporto abbiamo preso il treno che porta in città. Siamo scesi alla nostra fermata e personalmente ho subito alzato la testa al cielo perché mi sono trovato attorniato da grattacieli. È la prima cosa che vedrete e sarà una costante per tutto il tempo che passerete lì. Per prima cosa abbiamo cercato il miglior modo di girare la città, almeno il West End e lo Stanley Park. E in 2 giorni non ci siamo fermati un attimo. Forti di un jet lag dato dalla partenza alle 15 e l'arrivo alle 15:20, abbiamo iniziato semplicemente a guardarci intorno e oltre ai già citati grattacieli abbiamo potuto notare 3 cose. Automobili bellissime e costosissime ovunque, la più scarsa era una 500 Abarth, locali e ristoranti di ogni tipo e un verde curatissimo. Andiamo con ordine. La prima tappa è stata il Canada Place. È innanzitutto un porto in cui attraccano le navi da crociera, infatti poi siamo partiti da lì per l'Alaska. In più c'è un enorme convention center in cui proprio in quei giorni aveva luogo il SIGGRAPH e io non lo sapevo. Che cazzo! In questo posto hanno luogo celebrazioni nazionali, eventi vari, esperienze educative o interattive e tanto altro. Un'altra tappa obbligatoria era il Vancouver Lookout, una torre di 170 metri circa con ponte panoramico dal quale ho scattato le foto che vedete scorrere in questo momento. Da lì potete vedere tutta la West End e farvi anche un'idea di cosa avete intorno. In più potete farvi una bella cenetta nel ristorante Top of Vancouver. Noi dovevamo smaltire il jet lag, quindi non ci siamo stati, ma se date un'occhiata al sito penso che un po' di voglia vi verrà. Il giorno seguente abbiamo optato per il tour della città con il bus hop on, hop off. Comodissimi se non sapete esattamente dove andare. Andate al Canada Place, acquistate il biglietto e saltate su. Ci sono 2 percorsi, quello del parco e quello della città, con alcune fermate in comune. Noi abbiamo chiesto informazioni in albergo e il preparatissimo e bellissimo Archibald ci ha consigliato un percorso che prevedeva di salire sul bus che porta al parco, fare un pezzo a piedi, riprendere il bus, scendere a un certo punto, continuare con la barchetta e poi fare un pezzo del tour della città, tutto con lo stesso biglietto. Quindi abbiamo iniziato questo classico tour con le cuffiette e ci siamo avviati verso lo Stanley Park. Tutto verde, tutto pulito, anche in zone piene di turisti non c'era chiasso. Bellissimo. State vedendo delle foto che ho scattato, specialmente nella zona dei totem. Bello. Dopo essere passati davanti al museo di Vancouver, abbiamo continuato su Beach Avenue e abbiamo percorso il Burrard Street Bridge. Ho detto bene? Per poi andare a Granville Island, zona prettamente turistica. Lì c'è stato il nostro primo incontro con la wildlife, ovvero una piccola Harbour Seal, altresì detta la bellissima fochetta, che girava indisturbata intorno a un molo. Poi ci siamo addentrati nel centro turistico e abbiamo potuto apprezzare diversi negozi di ogni genere, più il mercato di prodotti freschi, dove ci siamo fermati a mangiare. In realtà è un mercato multietnico, quindi potete mangiare qualsiasi cosa, tranne l'italiano. La vista dal porticello è davvero bellissima, anche se per noi era solo l'inizio. Non sapevamo che più avanti avremmo visto cose davvero mozzafiato. Abbiamo preso una piccola barchetta che ci ha portato a Yale Town, la zona business, diciamo. Non era propriamente una zona in cui stare lì a guardare ogni cosa e quindi abbiamo subito ripreso l'autobus. Stavolta quello della città. Siamo passati vicino allo stadio, in puro stile americano, e di fianco al Science World, che però non ci interessava molto. Prossima fermata, Chinatown. Il giardino cinese è bellissimo, curato, silenzioso. E poi esci. Il Millennium Gate è bello. E basta. Tutti i palazzi sono in stile cinese, è una Chinatown a tutti gli effetti, ma le persone che vedi per strada sono qualcosa di agghiacciante. Se il resto di Vancouver ti fa capire che è una delle città più costose del mondo, Chinatown ti fa capire che quella è solo una facciata. C'erano senza tetto ovunque, con facce non proprio raccomandabili. Chiariamoci, non voglio fare razzismo, classismo, populismo, tutte quelle cose che finiscono con ismo, ma quando vai in giro con cellulare, portafogli, passaporto, fotocamere e altri effetti personali, insomma un po' di strizza ti prende. Quindi siamo risaliti sul bus e siamo andati verso Gastown, che è tutta un'altra storia. È la zona del vecchio porto, ma di vecchio ha solo il porto, perché per il resto è molto curata, con case d'epoca
alternate a grattacieli, e tutto concentrato su una stradina chiamata Water Street. E l'attrazione principale è sicuramente l'orologio a vapore, che in realtà mi aspettavo più grande, ma è comunque bellissimo. Per il resto ci sono ristoranti, boutique, negozietti vari e un paio di negozi un po' più fighi. I negozi di souvenir si sprecano, quindi è il momento di comprare i ricordini stupidi per i parenti. Per le cose a base di sciroppo d'acero trovate un piccolo negozio apposito. Capirete da soli qual è. Abbiamo cenato in un bel localino chiamato Cactus Club, senza infamia e senza lode, e poi tutti a letto. Il giorno dopo, Capilano Suspension Bridge Park. Sempre dal Canada Place abbiamo preso la navetta gratuita verso il parco, che si trova fra West Vancouver e North Vancouver, e ci siamo trovati davanti uno spettacolo bellissimo. Il ponte era la parte più blanda, alla fine è un semplice ponte sospeso, ma il verde, la cura, la meraviglia, le stradine e i ponti tra gli alberi, gli animali, il fiume, i panorami, gli scorci. Facciamo parlare le immagini. L'unica cosa che c'è da dire è andate presto, perché a un certo punto è arrivata talmente tanta gente che sul ponte non si riusciva più a camminare e l'esperienza in quel caso risulta totalmente rovinata. Noi siamo andati molto presto e ce lo siamo goduto appieno. Navetta di ritorno, check out in hotel e via verso la nave Coral Princess e l'Alaska. Nel prossimo video vi parlerò dell'imbarco, della nave in generale e della nostra esperienza a bordo, per poi passare a parlare delle varie tappe. Come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace e a lasciare un commentino qua sotto. Cliccate sui link in descrizione per gli approfondimenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, grazie per essere passati, trovate la prossima parte qui. Dai. Dai che la nave è bella!